Comincia a abbinare il vino con il pizza. Vai. No, non serve mangiare. Ah, Non serve mangiare. è più forte di me. Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to Everybody Needs a Bit of Scienza. Today's episode sees Professor Scienza talking Gen Z with our behind-the-scenes team from Mama Jumbo Shrimp. And of course, there's pizza and wine too. Allora, noi abbiamo oggi un popolo diverso, ok? Abbiamo un scozzese, sei pugliese, sei nato in Puglia? No, purtroppo non sono nato qua. Purtroppo. Sì, però te sei veronese, dai, ok. Un ragazzo, quanti anni hai? 22. 22, sono coreana-americana e poi scienza. Ma come ti definiresti? Trentino? Trentino di base, no? Va bene, dai. Ok, sei trentino, quanti anni hai? 25. Abbiamo due giovani qui. Mal portati, ma 25. Allora, io volevo... 77 ne ho, 77. Sì. Come ti chiami? Mattia. Sì, also known as brutto timing. Perché quando lo chiamo ogni volta è un brutto Matto. timing. Perché quando lo chiamo non c'è mai. Come non c'è mai? E dice sempre brutto timing. Allora, però noi abbiamo un problema con il vino, non solo vino italiano, ma vino in generale, perché i giovani non bevono il vino. Bravo. Che cosa bevi di solito? Come vino cosa bevi? Non dire birra perché te Come un pugno, vino, il ripasso. Vabbè, insomma. Ripasso. E perché ripasso? Me lo spieghi? Perché è corposo. Ma non tanto per essere aggressivo come una marrone, dice. Esatto. È elegante, è un po' più di un Valpolicella. Noi questa sessione dobbiamo chiedere al giovane Certo, ho capito. perché non bevono il vino. Cioè, i tuoi amici, perché non bevete il vino? Perché molti palati sono diversi e... E un vino chi- solo non soddisfa. Sì, e non riesce a C'è un altro soddisfare discorso tutti. che va fatto, è nei giovani. I Lo giovani, sapevi già la risposta? no, i giovani bevono in quantità. Esatto. Allora, non puoi dargli un vino ai 15 gradi. Adesso i vini sono tutti 14-15 gradi. Dopo 3 bicchieri sono ubriachi. Loro bevono la birra o i vini perché possono berne in quantità. È nei giovani la quantità. Secondo te è giusto questa osservazione? Sì, no, confermo assolutamente quanto detto dal professore. E purtroppo mi tocca dire... Quantità importante. No, dal mio punto di vista no, assolutamente. Però nei giovani è così, devono mangiare e bere molto. Però c'è da dire che nell'ordinario, in tutti i giorni, la quantità purtroppo Vedi. domina ancora sulla qualità. No, quindi come possiamo... quindi Vini cosa bevono? a basso grado, Ormai, vini a basso grado. Non suggerire, sentiamo il giovane. i cocktail continueranno purtroppo ancora a Sì, dominare. e quello ha un alcol altissimo. Sì. Mica tanto. Perché sono No, molto perché diluiti. un prosecco che fa 11 gradi aggiungono No, un per po'. super alcolico, loro bevono cocktail. Ma cocktail vuol dire fatto con il vino però, sono long drink, No. Sono long drink i loro cocktail. Io dipende, io personalmente sono amante del Negroni, però Non è il di gin- solito Negroni non è un drink per giovani, o no? No, è No, vero. Nei Negroni. Ultimamente comunque forse si un sta Bellini spopolando anche un po'. è più da giovani. Sì. Un Bellini è un long drink, arancia, eccetera. Però io non vedo nessun giovane che bere Bellini, scusa. Ma non sa neppure cosa sia Bellini. probabilmente. Bellini non tanto, è il gin che mette Piace molta molto il curiosità gin, nei l'ho giovani. detto io. Gin and tonic. Sì, gin tonic ha spopolato tantissimo tra i Il gin. giovani. Ma il lo spritz ha però Lo spritz è troppo leggero. Ecco, vedi? Però io troppo leggero. vedo, quando vado in piazza, diciamo, Verona, Roma, Venezia, vedo solo lo spritz. Sì, sì. Perché è un classico, perché tu vai al bar, non sai cosa prendere, Perché prendi lo ne bevi un spritz e vai sul secchio. sicuro. Anche i turisti bevono. Ne bevi sicuramente. molto, ne bevi molto. Però i giovani è più... Non ti fa male, capisci? Sì, vogliono Puoi bere qualcosa di 3 più strong. spritz senza problemi. La grande domanda, perché c'è una crisi enorme in tutto il mondo, nella filiera del vino, perché i giovani non bevono il vino. Secondo te come i giovani, cosa ti stimolerebbe, diciamo, a bere, diciamo, non dico bere, ma per avere maggior curiosità nei confronti del vino?
Secondo me va fatta soprattutto dell'educazione, bisogna educare la gente a bere il vino e magari guidarli e con cosa soprattutto abbinarli, perché spesso... Sì, però queste sono le cose che facciamo in generale, no? Però secondo te vale anche per i giovani? Vale anche per i giovani perché ovviamente si trovano una bottiglia di vino davanti e non sanno con cosa abbinarla, perché ovviamente il primo pensiero è con cosa lo abbino. Purtroppo c'è questo freno inibitorio che appunto spinge i giovani a non scegliere il vino perché appunto non sanno con cosa abbinarlo. Allora, cominciamo oggi, ok? Comincia a abbinare il vino con il pizza. Vai. Ora? Pizza Boy, hashtag pizza Ora? No, non serve mangiare. Ah, Non serve mangiare. è più forte di me. Con il ricordo, Non serve mangiare, devi abbinarlo. Ok, perché un po' hai bevuto. Ok, cosa suggerisci ai tuoi amici? Siete in pizzeria. Siamo in pizzeria, gli consiglierei assolutamente il lambrusco, perché non è qualcosa di troppo invadente che comunque può accompagnare bene una pizza come lo fa tranquillamente una birra. Ok. E la birra, però quando andate in pizzeria cosa bevete? La birra? Sì. Tutti? Sì, poi tutti. poi c'è chi va di Coca-Cola, acqua, Sì, quant'altro. ok. Quelli che bevono la birra, che tipo di birra bevono? Spesso e volentieri bionda, classica, anche non Quindi filtrata. leggera. Sì, leggero. Vedi, Nessuno va sul quelle belgari, quelle Sinao. Guinness. No, con la Un pizza pasto no, Guinness. no, mai. Ok, allora andiamo con l'Ambrusco. Anche secondo me l'Ambrusco comunque è un vino che Lambrusco, poi ci sono secondo me tutta una schiera di Schiava, il tuo preferito? spumanti in autoclave del centro-sud, non metodo champenois, non in bottiglia, in Sì, autoclave. sì. Ora, tu cominci a prendere pecorino, passerina... Ancestrale anche, perché c'è anche molto lievito. Sì, ma pecorino, passerina, non so, anche questi in Sicilia, eccetera, fate con il grillo spumantizzato, oppure tutti anche nella campagna la falanghina, le falanghine spumantizzate. Quelli sono il grande mercato per l'estate, soprattutto per tutti i turisti o per chi va al mare. Bevono solo quello lì, non bevono quasi più niente. Allora, quindi spumanti anche. Ma Non abbiamo, non gli spumanti... non abbiamo neanche assaggiato il prosecco, Sì, ma ad non gli esempio. spumanti Sì. cari. Si beve il prosecco in pizzeria. classico, Pizzeria Non il no. metodo classico. My wife drinks prosecco with pizza. She drinks prosecco. Ma non il metodo classico. pizza. Gli spumanti... Is she Italian? Italian, Scottish, half and half. Oh, okay. So yeah, but that's quite unusual. If we go out for pizza, the men will drink beer and the women probably drink water or Coca-Cola. It's quite a strange the problem. Oh, abbiamo dimenticato una cosa. Can you give me that? Cos'è questo? Questo parli con... Tune in next week for the next episode of Scienza in the Mensa, tasting, talking, and delving into history. For more fascinating interviews from the world of wine, go to ItalianWinePodcast.com or find us on SoundCloud, Himalaya, Spotify, or wherever you get your pods. Chin chin, and thanks for listening.